Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Gioli. Oggi torno con un nuovo video in cui unirò storia e letteratura e lo farò proprio parlando del modo in cui veniva vissuto l'amore all'interno dei lager e dei gulag. E per farlo utilizzerò 3 libri, nello specifico Se questo è un uomo di Primo Levi, L'uomo in cerca di senso di Viktor Frankl e alla fine approderemo a uno dei libri che ho più studiato e approfondito, che fu anche argomento della mia tesi triennale, ovvero L'arcipelago Gulag del premio Nobel Alexander Solzhenitsyn. Il primo, Viktor Frankl, non racconta di rapporti diretti, ma di come l'amore continua ad abitare all'interno della sua testa, del pensiero fisso che ha nei confronti di sua moglie, di cui lui non sa niente, non sa dove si trova, di che fine ha fatto, ma funge in qualche modo, citando anche Shakespeare, come faro all'interno di questo inferno che sta vivendo. Mentre inciampiamo per chilometri, guardiamo la neve o scivoliamo su lastre ghiacciate, sempre sorreggendoci a vicenda, aiutandoci gli uni gli altri e trascinandoci avanti. Nessuno parla più, ma sappiamo bene che in questi momenti ognuno di noi pensa a sua moglie. Di tanto in tanto guardo il cielo, dove impallidiscono le stelle, o là dove comincia l'alba, dietro un'oscura cortina di nubi. Ma il mio spirito è ora tutto preso dalla figura che si racchiude nella mia fantasia straordinariamente accesa e della quale non ho mai avuto sentore prima nella vita normale. Parlo con mia moglie. La sento rispondere, la vedo sorridere dolcemente, vedo il suo sguardo e, corporeo o meno, il suo sguardo brilla più del sole che si leva in questo momento. D'un tratto un pensiero mi fa sussultare. Per la prima volta nella mia vita provo la verità di ciò che per molti pensatori è stato il culmine della saggezza, di ciò che molti poeti hanno cantato. Sperimento in me la verità che l'amore è, in certo senso, il punto finale, il più alto al quale l'essere umano possa innalzarsi. Comprendo ora il segreto più sublime che la poesia, il pensiero umano ed anche la fede possono offrire: la salvezza delle creature attraverso l'amore e nell'amore. Capisco che l'uomo, anche quando non gli resta niente in questo mondo, può sperimentare la beatitudine suprema, sia pure solo per qualche attimo, nella contemplazione interiore dell'essere amato. Questo è il modo in cui Viktor Frankl racconta ciò che lui prova, ciò che lo alimenta, che lo sospinge, che lo spinge poi ad andare avanti. Non è tanto il contatto con gli esseri umani quanto il pensiero di sua moglie, che lui in questo momento riesce solo ad immaginare, ma proprio questa immagine che si proietta di fronte alla sua mente gli dà l'energia per sopravvivere, e proprio nel momento in cui perde tutto è proprio questa visione a rendere la vita degna di essere vissuta. È un momento quasi idilliaco in questo libro d'inferno in cui ci soffermiamo per un attimo a parlare d'amore, che in questo caso è vissuto così, un po' platonicamente, ma forse mai in una forma così reale. Il secondo esempio che voglio portare, come vi dicevo, è Se questo è un uomo di Primo Levi. Troviamo al suo interno 2 momenti in cui si potrebbe accennare all'amore oppure a un desiderio carnale. E lui a un certo punto si ritrova catapultato all'interno di uno di questi treni diretti per il campo di concentramento e sentite chi ritrova. Accanto a me, serrata come fra corpo e corpo, era stata per tutto il viaggio una donna. Ci conoscevamo da molti anni e la sventura ci aveva colti insieme, ma poco sapevamo l'uno dell'altra. Ci dicemmo allora, nell'ora della decisione, cose che non si dicono fra i vivi. Ci salutammo e fu breve. Ciascuno salutò nell'altro la vita. Non avevamo più paura. Questo è un momento in cui c'è un incontro proprio tra Primo Levi e questa donna che lui in realtà già conosceva e con cui si dice cose che non si dicono da vivi. Quindi chissà, no, questa dichiarazione. Poi immaginatevi questo spazio angusto in cui non c'è più privacy, no, da nessun punto di vista. Ma come saprete, Primo Levi riuscì in qualche modo a sopravvivere anche proprio per le sue capacità da chimico. Racconta, qui siamo un po' più avanti nel libro, di come finì a lavorare in un piccolo laboratorio proprio per queste sue capacità, e lì incontra proprio delle donne, ma sentite qual è il suo rapporto con loro data la sua situazione. Poi ci sono le donne. Da quanti mesi non vedevo una donna? Non di rado si incontravano in bruna le operaie ucraine e polacche in pantaloni e giubba di cuoio, massicce e violente come i loro uomini. Erano sudate e scarmigliate d'estate, imbottite di abiti spessi d'inverno, lavoravano di pala e di piccone e non si sentivano accanto come donne.
Qui è diverso, qua fa una differenza, no, tra le donne che vede proprio lavorare oppure le donne che lavorano in laboratorio e quindi compiono uno sforzo completamente diverso. Qui è diverso, di fronte alle ragazze del laboratorio noi tre ci sentiamo sprofondare di vergogna e di imbarazzo. Non sappiamo qual è il nostro aspetto, ci vediamo l'un l'altro e talora ci accade di specchiarci in un vetro terzo. Siamo ridicoli e ripugnanti. Il nostro cranio è calvo il lunedì e coperto di una corta muffa brunastra il sabato. Abbiamo il viso gonfio e giallo, segnato in permanenza dai tagli del barbiere frettoloso e spesso da lividure e pieghe torpide. Abbiamo il collo lungo e nodoso come polli spennati. I nostri abiti sono incredibilmente sudici, macchiati di fango, sangue e untume. Siamo pieni di pulci e spesso ci grattiamo spudoratamente. Siamo costretti a domandare di andare alla latrina con umiliante frequenza. I nostri zoccoli di legno sono insopportabilmente rumorosi e incrostati di strati alterni di fango e del grasso regolamentare. E qui forse c'è un momento più pesante ma allo stesso tempo anche più reale che viene descritto, ovvero la descrizione del loro odore. E poi al nostro odore noi siamo ormai avvezzi, ma le ragazze no, e non perdono occasione per manifestarcelo. Non è l'odore generico di mal lavato, ma l'odore di Efteling, scialbo e dolciastro, che ci ha accolti al nostro arrivo in lager ed esala tenace dai dormitori, dalle cucine, dai lavatoi e dai cessi del lager. Lo si acquista subito e non lo si perde più. Così giovane già puzzi. Così si usa accogliere fra noi i nuovi arrivati. A Primo Levi e i suoi compagni queste ragazze sembrano creature ultraterrene, sono tre giovani tedesche che lavorano lì, ma loro non ricambiano per nulla questa visione. Infatti, proprio nel momento in cui Primo Levi pone una domanda a una di queste ragazze, lei gli risponde e lui non riesce a capire tutto della frase, ma comprende profondamente una parola. Una volta ho chiesto un'informazione a Fraulein Lixba e lei non mi ha risposto, ma si è voltata a Stauinoga e con viso infastidito gli ha parlato rapidamente. Non ho inteso la frase, ma stinchiude, ebreo puzzolente, l'ho percepito chiaramente e mi si sono strette le vene. Primo Levi racconta quindi il suo punto di vista in cui per un attimo in questo laboratorio torna il desiderio carnale, ma la condizione in cui si ritrova insieme ai suoi compagni e sono talmente mal ridotti che anche il loro tentativo di porre semplicemente una domanda a una di queste donne così belle, ultraterrene, proprio come dice lui, diventa un momento di imbarazzo profondo che creano quindi situazioni insostenibili. Questi erano due esempi, ma vorrei approdare ad un ultimo libro in cui viene raccontato questo modo di vivere l'amore all'interno dei lager e dei gulag. Questo è uno dei 3 volumi che vanno a comporre l'arcipelago Gulag, un'opera monumentale in cui Alexander Solzhenitsyn riuscì a racchiudere tantissime testimonianze, ma soprattutto la sua. E considerate la presenza di tantissimi capitoli che analizzano diversi argomenti. E a un certo punto viene proprio raccontata la vita quotidiana, ma andiamo subito all'interno del testo. Il meglio non è avere un compagno, ma una compagna, una moglie da lager, una detenuta. Come dicono, sposarsi un po'. Per uno giovane è bello poterla puntini puntini in qualche posticino appartato e segreto, ti si alleggerisce il cuore, ma è bello ugualmente per uno vecchio e debole. Tu ti procuri qualcosa, fai qualche guadagnuccio, lei ti laverà la camicia, te la porterà nella baracca, te la metterà sotto il guanciale e nessuno ne riderà. È legittimo. Lei ti cucinerà qualcosa, vi siederete fianco a fianco sulla branda, mangerete. Anzi, per un vecchio è particolarmente caro questo connubio da lager, appena tiepido, con un che da marognolo. La guardi attraverso il vapore della gavetta e vedi le rughe sul viso di lei. Ve ne sono anche sul tuo. Siete entrambi coperti da cenci grigi da lager, le vostre giacche sono impastricciate di ruggine, d'argilla, d'alabastro, di lubrificante. Tu non l'hai mai conosciuta prima, non hai messo piede nei suoi luoghi nativi, non parla come la gente del paese tuo. In libertà stanno crescendo i figli suoi e i tuoi. A lei è rimasto il marito, va a donne, a te è rimasta la moglie, non perderà tempo. 8-10 anni sono lunghi e la voglia di vivere non manca. Ma questa tua compagna del lager trascina la medesima tua catena e non si lagna. Non viviamo da esseri umani, moriremo senza figli. A parte la bellezza di questo libro che, non so, io da quando l'ho letto non mi ha mai abbandonato perché è scritto in una maniera talmente stupenda
che riesce a rendere quasi veramente, è una questione secondo me in questi libri di come nonostante tutto si possa trovare un momento di respiro anche all'interno dell'inferno, anche sott'acqua, sprofondati nell'oceano più profondo. Non so, sono libri che vanno letti e che richiederanno uno sforzo particolare, ma successivamente vi daranno talmente tanto che... Ecco, è proprio mio compito, così da appassionato, consigliarvi proprio la lettura diretta di questi testi, ma arriviamo forse al momento finale in cui ci sono anche delle descrizioni un po' più spinte. Siamo sempre all'interno dell'arcipelago Gulag, che c'è un capitolo che si chiama La donna nel lager, e sentite come questo amore, che nel caso di L'uomo in cerca di senso era platonico, un'immagine che salvava, nel caso di Primo Levi non riesce neanche a concretizzarsi un minimo perché è proprio la propria situazione che schiaccia e non lo permette. Solzhenitsyn invece ci racconta che alcuni detenuti riuscivano addirittura a fare l'amore. Raccontano che nel lager di Solikamsk nel 1946 il filo spinato di separazione fosse steso fra una sola fila di pali in radifili e naturalmente non protetta da armi da fuoco. Gli insaziabili indigeni facevano dunque ressa lungo quel filo, da ambedue le parti. Le donne si mettevano nella posizione di chi lava i pavimenti e gli uomini le prendevano senza oltrepassare la linea vietata. Questa è un'immagine che viene descritta così, in modo anche piuttosto delicato, ma immaginatevi di che potenza stiamo parlando. Mi viene un po' in mente anche addirittura la scena del film di Tarkovsky, L'infanzia di Ivan, in cui ci sono questi due personaggi che a un certo punto devono oltrepassare una trincea e proprio rimanendo sospesi si baciano. E qui è una cosa molto simile, c'è questo filo spinato che divide questa coppia di amanti, la donna si piega, l'uomo da dietro la raggiunge, diciamo così, nonostante l'impedimento. Veramente bellissimo, e sentite come commenta. Conta pure qualcosa l'immortale Eros, con un enorme punto esclamativo proprio alla fine del capitolo. Nella stessa Kenjira delle persone addirittura sposavano attraverso il muro conterranei mai conosciuti prima. Un sacerdote cattolico, detenuto anche lui tra l'altro, certificava per iscritto che un tale e una tal'altra erano uniti in eterno al cospetto dei cieli. In quella unione, qui commenta e concludiamo poi anche il video Solzhenitsyn, con un prigioniero sconosciuto al di là di una muraglia, e per le cattoliche era indissolubile sacra, io odo un coro di angeli. È come una disinteressata contemplazione di astri celesti. È troppo elevato per il secolo del calcolo e del jazz. Abbiamo forse una chiusa finale, perché addirittura ci viene raccontato sì di rapporti carnali che venivano consumati in questi modi allo stremo, particolari e ovviamente estremi, come era quello tra il filo spinato, ma poi si ritorna a questi matrimoni che venivano consacrati da persone che non si conoscevano nemmeno e che a volte non si erano addirittura mai visti, proprio per ritornare a questa contemplazione e ritrovare anche in questo luogo, nei lager, l'amore.